Ciao, io sono Valeria. Benvenuti o bentornati in un nuovo video. Cosa ci permette di avere sempre i pasti pronti per la settimana e ridurre tempi e stress in cucina? L'organizzazione. Senza questa è praticamente impossibile riuscire a seguire una qualsiasi tipo di alimentazione sana, bilanciata e variata. Grazie ad una buona e semplice organizzazione è infatti possibile ridurre anche improvvisazione, stress e tempo trascorso ai fornelli. Per molti può sembrare complicato organizzarsi in cucina e cucinare i pasti in anticipo, ma vi assicuro che basta iniziare e la vostra vita cambierà. È successo anche a me. Ero una persona estremamente disorganizzata e pigra. Tendevo a cucinare sempre tutto al momento e questo non faceva altro che aumentare lo stress e ridurre la voglia di cucinare. Così spesso mi affidavo a cibi pronti per cercare di risparmiare tempo. Suona familiare anche a voi? Stanca di improvvisare e perdere tanto tempo per preparare un unico pasto, ho iniziato ad informarmi ed ho scoperto il meal prep. Una pratica che ha migliorato la mia vita perché è flessibile e personalizzabile in base alle proprie esigenze. Grazie al mio lavoro da chef nelle cucine professionali ho acquisito molta esperienza su come pianificare, organizzare, preparare e conservare il cibo. Nel tempo sono riuscita a sviluppare un metodo per fare meal prep in modo semplice, variato e personalizzato. Metodo che oggi voglio condividere con voi. Il mio metodo si divide in 4 step: pianificazione, spesa, preparazione, conservazione. La pianificazione è fondamentale ed è uno step che non può essere saltato. Preparo un foglio elettronico o cartaceo con una tabella divisa per i giorni della settimana e per i pasti principali. Prima di compilarlo, prendo un altro foglio dove ho preparato una tabella suddivisa per macro categorie e in base a questi decidere i pasti. Ho valutato che per variare senza esagerare, scegliere 3 tipologie di alimenti per ogni categoria è la scelta migliore. Quindi scelgo 3 fonti di carboidrati, 3 tipi di proteine e legumi, 5 tipi di verdure perché voglio avere una scelta maggiore, 3 tipi di frutta e infine scelgo anche 3 condimenti e salse per completare i miei pasti e renderli più gustosi. Questo semplice schema mi permette di avere sotto controllo i macro e quindi variare ogni settimana. Una volta scelte le macro categorie, non mi resta che compilare il menù settimanale con i pasti che voglio fare, andando ad inserire tutti gli alimenti scelti combinandoli insieme. Per semplificare, ho scelto solo 3 colazioni da ripetere durante la settimana, ma personalmente questa la vario tutti i giorni. Questo è solo un menù di esempio, ma potete scaricarlo per ispirarvi. Vi lascio il link nel box informazioni. Infine preparo un altro foglio con la lista della spesa dettagliata con le quantità e gli alimenti che mi serviranno per il meal prep. Un'altra cosa che personalmente trovo molto utile è scrivere su un foglio di carta tutti gli step delle preparazioni che andrò a fare, così da avere tutto chiaro e sotto controllo. È una cosa che facevo anche al ristorante e mi rendo conto che è un po' da pro, ma credetemi, aiuta a non perdere tempo e anche a mantenere la concentrazione. Ora basta decidere quando andare a fare la spesa e quando dedicare del tempo alla preparazione dei pasti. I primi 2 step, ovvero pianificazione e spesa, sono stati fatti. Facilissimo, vero? Vi consiglio di dedicare un giorno nel fine settimana per pianificare il menù settimanale e renderlo una routine. All'inizio ci vorrà un po' di tempo, ma con la pratica diventerete velocissimi, ve lo garantisco. Con lo schema dei macro poi ci metterete un attimo. Adesso che abbiamo sia il menù che la spesa pronti, non ci rimane che dedicare il tempo che vogliamo alla preparazione anticipata dei pasti. Come dicevo prima, il bello del meal prep è proprio che si può personalizzare. Quindi, se non avete 2 ore a disposizione, potete cucinare anche per 45 minuti oppure un'ora. Scegliete voi. In questo video ho deciso di mostrarvi come preparo tutto il menù settimanale. Rimanete fino alla fine se siete curiosi di scoprire quanto tempo ci ho impiegato.
Il meal prep tradizionale prevede di preparare gli stessi tre pasti principali, quindi colazione, pranzo e cena, duplicati per i giorni che servono, per esempio 5. Ma personalmente non potrei mai mangiare lo stesso identico pasto preconfezionato, seppur da me, tutti i giorni. Ecco perché dopo tanto sperimentare sono riuscita a trovare un modo per variare senza dover cucinare dal principio ogni giorno. Preparare le basi come cereali e legumi oppure verdure in grandi quantità, porzionare le proteine vegetali, la frutta, eccetera, sono tutti step utili per costruire il meal prep ed avere sempre qualcosa di pronto in frigo. Come vi dicevo, non dovete per forza cucinare l'intero menù tutto in un giorno. Potete anche scegliere di dividere la preparazione in 2 giorni, oppure pulire e mondare le verdure semplicemente, dividere in porzioni, lessare, eccetera. Tutto ciò che facciamo in più è utile per avvantaggiarci. Un'altra cosa fondamentale a cui nessuno fa mai cenno è lo spazio di lavoro, quindi la cucina, che per il meal prep deve essere pronta e libera da piatti o pentole sporche. I piani di lavoro devono essere ben puliti e sgombri e mi raccomando tenete sul piano di lavoro solo gli alimenti e gli ingredienti che vi servono per il meal prep. Togliete tutto ciò che non serve. Stessa cosa per gli strumenti di lavoro. Preparate e tenete a portata di mano solo quelli che realmente vi serviranno. Tenete pronti anche abbastanza contenitori di vetro puliti per conservare il cibo preparato. Ricordatevi inoltre di lavarvi accuratamente le mani prima di cominciare. Può sembrare scontato dirlo, ma credetemi, non lo è affatto. Dopo un po' di teoria partiamo con il meal prep. Seguendo lo schema che ho preparato, inizierò dalla cottura dei cereali, quindi quinoa e riso basmati. L'ideale sarebbe mettere in ammollo anche i cereali la sera prima. Per esempio, io qui mi sono dimenticata, ma basterà sciacquarli molto bene. Infatti, sistemo un colino a maglie fitte direttamente sul pentolino. Peso 2 porzioni di quinoa, che sono quelle che ho deciso di consumare durante la settimana, quindi la sciacquo. Sia il riso che la quinoa li cuocio per assorbimento. Trovate i video dedicati con la spiegazione passo passo qui sul canale. Vi lascio tutti i link in descrizione. La pasta invece né la porziono né la cuocio perché è inutile farlo. Adesso passo alla preparazione dei ceci, che richiedono una lunga cottura. Dato che li ho presi decorticati, dovrò solo sciacquarli bene e cuocerli in pentola a pressione, senza ammollo. Ma se scegliete di usare legumi secchi, ricordatevi sempre di metterli in ammollo la sera prima, seguendo le indicazioni che trovate nel mio video dedicato. Naturalmente, se volete risparmiare ulteriore tempo e non avete esigenze particolari, potete scegliere di utilizzare anche i legumi in scatola già pronti. Man mano che svolgo le preparazioni le spunto dalla lista. Passo ora alle verdure che dovranno cuocere in forno. Sì, è difficile farlo in estate, ma il forno permette di cuocere un quantitativo maggiore in un'unica soluzione, quindi mi sacrifico volentieri. Lavo tutte le verdure per bene e le taglio a seconda di ciò che voglio preparare. Queste mi serviranno solo come contorno, quindi le taglio semplicemente a fette e le condisco con sale, olio evo ed erbette secche, utilissime nel meal prep. Durante questa fase di preparazione della verdura si verranno a creare diversi scarti. Mi raccomando, non buttateli, cercate di recuperarli il più possibile. Io, per esempio, metto tutte quante le bucce in un barattolo che utilizzerò poi in settimana per preparare il brodo vegetale. Credetemi, viene davvero saporito, soprattutto se utilizzate le bucce delle cipolle e in questo modo facciamo anche un ottimo brodo zero waste. Stessa cosa anche per le patate dolci, le sbuccio perché non amo la buccia e le taglio a fette. Condisco anche queste con olio evo e un mix di erbe per arrosti che contengono già sale. Personalmente adoro le patate dolci e trovo che siano un ottimo secondo contorno da abbinare ad un pasto proteico, soprattutto la sera, perché non appesantiscono e sono davvero deliziose.
Se volete, naturalmente potete utilizzare anche le patate tradizionali. La teglia di verdure e quella di patate sono pronte, quindi non mi rimane che infornarle a 190 gradi nel forno già caldo per una quarantina di minuti. Ed ora per un bel po' non dovrò più occuparmi di loro e non avrò il timore che bruceranno. Utile il forno, vero? Proseguo con le restanti verdure. Tolgo l'estremità dai fagiolini e li lavo per bene. Questi li andrò semplicemente a cuocere al vapore e li condirò poi in settimana a seconda di ciò che ho stabilito nel menù settimanale. Lavo anche i pomodorini che terrò da parte, anche questi li condirò al momento. Proseguo con la preparazione delle proteine vegetali. Come spiegavo prima, se non volete cucinare tutto in un'unica volta, potete scegliere di porzionare semplicemente tofu e tempeh, oppure di marinarlo e lasciarlo in frigo. In questo caso tenete presente che potete lasciarlo a marinare per un massimo di 48 ore, poi dovrete cuocerlo. Io cucino tutto, quindi vado a pressare e a tagliare 2 porzioni di tofu al naturale che faccio semplicemente rosolare in padella con olio e sale. Lo lascio neutro perché farò una preparazione in settimana. Con la terza porzione di tofu, invece, farò i bocconcini alla paprika, preparazione che vi ho già mostrato in un precedente video. Anche il tempeh lo porziono in 3, dato che la confezione era già da 3 porzioni. Taglio ogni porzione in modo diverso, così in settimana sarà ancora più chiaro e rapido prenderlo dal frigo e utilizzarlo per i miei pasti. Inoltre ne approfitto per mostrarvi anche come tagliare il tempeh in modi diversi. Questo vado semplicemente a marinarlo. Sì, uso sempre le stesse spezie, sono le mie preferite, ma voi naturalmente potete usare quelle che preferite. Sistemo le fette di tempeh il meglio che posso in questa terrina con la marinatura e lascio marinare giusto 15-20 minuti. Dopodiché lo faccio rosolare in padella da entrambi i lati e lo sfumo con il liquido di marinatura. Mentre la maggior parte delle preparazioni cuociono, mi dedico alla confettura veloce di mirtilli e semi di chia, di cui trovate il video sul canale. Questa ovviamente è facoltativa, potete usare una classica confettura, ma a me, come sapete, piace fare del lavoro in più. In questa fase mi dedico anche alle colazioni. Avere delle colazioni pronte al mattino da assemblare in 5 minuti è davvero utile, soprattutto per chi ha poco tempo, ma non vuole rinunciare a mangiare sano. Ho preparato anche i pancake vegani, il porridge overnight e la merenda con il budino ai semi di chia. Insomma, non ci facciamo mancare proprio nulla. Anche del budino di semi di chia e del porridge freddo o porridge overnight potete trovare la ricetta qui sul canale. Ve le linko tutte quante in descrizione. Anche queste colazioni sono furbe perché sono delle basi neutre che giorno dopo giorno possiamo personalizzare con la frutta fresca e secca che preferiamo, quella scelta per il meal prep oppure quella avanzata dai giorni precedenti. Ma se prenderete la mano con questa pratica del meal prep, credetemi, avrete ben pochi avanzi. Spesso vengono sprecati frutta e verdura perché marciscono facilmente, oppure ce li dimentichiamo in frigorifero. È successo in passato anche a me. Per questo motivo ci tengo tanto a spronarvi sull'organizzazione dei pasti, perché in questo modo non solo avremo più tempo quotidiano a disposizione, ma ridurremo notevolmente lo spreco alimentare, cosa fondamentale per me. Naturalmente la vita è imprevedibile e può succedere che in una settimana si accavallino più eventi che ci impediscono di usare il cibo da noi cucinato.
ma in quel caso non ci sarà spreco, perché potremo sempre congelarlo oppure usarlo per la settimana successiva. Anche la preparazione delle colazioni e della confettura sono state fatte. Mi mancano solo le 3 salse da usare per accompagnare i pasti e tenere in frigo per ogni evenienza. Parto con il pesto di rucola. La ricetta è quella che trovate nel mio libro e che vi scrivo in descrizione. Ho solo sostituito le noci con le mandorle perché in estate non le uso. La preparazione dell'hummus di ceci invece non ve la mostro, dato che mi avete vista farlo 1 milione di volte. Quello lo utilizzerò sia per i pasti che per la merenda salata, insieme a degli stick di carota. Preparo infine la salsa allo yogurt che metto direttamente nel suo contenitore, così da sporcare meno. Anche questa salsa è molto facile e versatile e potete personalizzarla con ciò che preferite. Mescolo, chiudo con il coperchio e la sistemo direttamente in frigorifero. Adesso viene la parte che a me personalmente dà più soddisfazione, ovvero il quarto ed ultimo step, quello della sistemazione e della conservazione del cibo preparato. Sistemare il cibo nel modo corretto è importantissimo, altrimenti rischiamo di buttare via tutto ciò che abbiamo fatto e vanificare tutto il lavoro. Quindi mi raccomando, utilizzate sempre contenitori puliti e asciutti, meglio se di vetro con chiusura ermetica, e non utilizzate gli stessi cucchiai o palette per sistemare le preparazioni, altrimenti le contaminazioni potrebbero rovinare il cibo. Questa è una cosa a cui si fa pochissima attenzione, infatti vedo spesso usare nei video lo stesso cucchiaio per fare tutto, è un grande errore. Soprattutto se prendiamo delle salse da barattoli che dobbiamo conservare, come la tahina o il burro di mandorle. Mi raccomando, fate attenzione. E una scatola e un utensile per ogni preparazione fatta. Inoltre fate intiepidire bene il cibo prima di chiuderlo e di metterlo in frigo, in modo da non rischiare di rovinarlo. In questo caso mi riferisco al frigorifero. Lo so, sono pignola, ma mi raccomando, mettete sempre un'etichetta con la data di produzione su ogni scatola del meal prep. Questo serve per ricordarci quando è stato preparato il cibo ed evitare che passino troppi giorni per il suo utilizzo. Tutte queste preparazioni durano circa 5-6 giorni senza problemi, ma se temete che si rovini o non avete un frigorifero abbastanza nuovo e funzionante, potete scegliere di congelare la seconda metà della settimana e scongelarla mano a mano. La gestione del cibo poi sta a voi e alle vostre abitudini. Consiglio inoltre di liberare 1 o 2 ripiani del frigorifero e di destinarli alle scatole del meal prep. Così sarà facile e rapido accedervi. La parte bassa del frigo è la migliore perché è quella più fredda, ma anche il ripiano centrale andrà benissimo. Inoltre fate il giusto quantitativo di meal prep anche in base al vostro nucleo familiare e alla grandezza del frigorifero. Una cosa da non trascurare. Per concludere in bellezza vi lascio ad alcuni esempi di pasti assemblati seguendo il menù settimanale di questo meal prep. Vi mostro come ho assemblato alcune colazioni, pranzi e cene, tutto con il cibo preparato in questo meal prep e seguendo il menù settimanale stilato.
Nel prossimo video vi mostrerò tutto il menù completo nel dettaglio. Spero davvero che questo video su come pianificare, organizzare e cucinare in anticipo i pasti per la settimana vi sia piaciuto e soprattutto che possa esservi utile. È stato un video molto impegnativo da realizzare, ma ci tenevo davvero a farlo. In cambio vi chiedo solo di lasciarmi un bel like e un commento in modo che possa arrivare a quante più persone possibile. Grazie davvero per aver trascorso questo tempo con me. Buon meal prep a tutti e alla prossima!